Oggi prepariamo dei tortellini di carne senza glutine con una sfoglia elastica, sottile e un ripieno ricco e saporito. Li realizzo in 3 formati, piccoli, medi e grandi, per adattarli a sughi diversi a ogni occasione. È una pasta fresca fatta in casa, semplice negli ingredienti ma raffinata nel risultato ed è perfetta anche senza glutine. Infatti in non celiaci si sono disputati l'ultimo tortello rimasto. Seguitemi in cucina e vediamo come si preparano. Si inizia il giorno prima preparando il ripieno. Bisogna tagliare a pezzetti la mortadella, poi si taglia a pezzetti il prosciutto crudo, se c'è troppo grasso lo togliamo. Infine si taglia a pezzi la lonza di maiale, il lombo di maiale. Poi bisogna macinare tutto, idealmente usare un tritacarne agevola tanto. Se non avete il tritacarne, frullate poco per volta con un blender, con un tritatutto. Bisogna passare tutti questi ingredienti nel macinacarne e poi rifarlo una seconda volta, in maniera tale che la polpa sia veramente sottile. Poi bisogna condirla, si condisce con del pepe, della noce moscata, del sale, del parmigiano grattugiato e un uovo. Si impasta bene fino a quando non si ottiene come la consistenza delle polpette, ma molto più soda. A questo punto bisogna semplicemente coprire e mettere in frigorifero per una notte. L'indomani si passa alla preparazione della pasta fresca. Io ho utilizzato una miscela per pasta fresca senza glutine, trovate qui sotto in info box la marca della miscela utilizzata, invece nel post blog vi racconto come sostituirla nel caso in cui non la troviate. Poiché avevo degli albumi avanzati, ho fatto un metà albumi e metà uovo intero. Se non avete albumi avanzati, usate 2 uova e mezzo circa al posto degli albumi. Bisogna impastare prima con la forchetta, poi a mano. Quando si ottiene questa pasta liscia e setosa, la si mette da parte per circa 30 minuti. Questo è un passaggio obbligatorio. Poi bisogna passare a stendere la pasta. Idealmente sarebbe consigliato l'uso di una macchinetta per pasta, come la mia, manuale. Se l'avete elettrica va bene lo stesso. Se proprio non l'avete, potete utilizzare il mattarello, si fa più fatica, ma ho provato e si fa lo stesso. Bisogna prelevare poca pasta alla volta, la pasta rimanente la si mette chiusa in un sacchetto così non si asciuga e bisogna passarla allo spessore più largo più e più volte. Infariniamo con poca miscela, la stessa con cui abbiamo fatto l'impasto, tutte le volte che si appiccica, tende ad appiccicare. Quando otteniamo una sfoglia regolare, assottigliamo man mano gli spessori. La mia macchinetta ha lo spessore più largo che corrisponde al numero 1 e lo spessore più stretto che corrisponde al numero 9, cioè il più sottile. Io ho passato 4 o 5 volte allo spessore 1, quindi più largo. Quando la sfoglia è risultata uniforme, l'ho assottigliato al 2, al 3, al 4, al 5. E mi sono fermata allo spessore numero 6, che corrisponde all'incirca a 1 millimetro di spessore. Vedrete che si vedono le mani in trasparenza e la sfoglia è veramente sottile. Quindi in base alla macchinetta della pasta che voi avete, regolatevi con gli spessori, perché ci sono macchinette della pasta che hanno meno spessori e giustamente bisogna regolarsi in base alla marca che si ha. A questo punto si devono ritagliare dei quadrati. Il tortellino bolognese tradizionale, quello di carne, ha 3 cm di lato. Ma io vi faccio vedere come con lo stesso impasto possiamo ottenere 3 tipi di tortelli. Abbiamo il tortellino piccolo classico da brodo da 3 cm, poi ho ritagliato dei tortelli un po' più grandi da 4 cm che potete fare volendo anche a brodo ma anche con un sugo asciutto, e infine vi mostro i tortelloni, quelli che qua mi chiedono spesso, che sono quelli che io cuocio come se fossero dei ravioli e li condisco con dei sughi. La formatura è identica, quello che varia è la quantità di ripieno che si mette all'interno.
Quindi prendiamo il quadrato, lo chiudiamo a triangolo, premiamo tutto intorno al ripieno, schiacciando bene la pasta per sigillare i lembi e far uscire ogni traccia d'aria, tutto intorno al ripieno. Mentre si fa pressione, la base del triangolo si inarca leggermente e le due punte si flettono, allungandosi da sole verso il basso. A quel punto basta unirle con un pizzicotto ed ecco qua, il tortellino è pronto. Lo stesso procedimento va fatto per tutti e tre i formati. Mi raccomando, se per fare questo lavoro perdete tanto tempo, è meglio tenere i quadrati già ritagliati sotto una ciotola di vetro, comunque al riparo dall'aria, perché altrimenti si asciugano troppo e poi si fa fatica a fare sigillare la pasta. La pasta ha una consistenza perfetta, non serve assolutamente infarinare e non appiccica. Ovviamente non li sovrapponiamo, i tortelli li mettiamo uno accanto all'altro. Con questo ripieno si riescono a fare tra i 500 e i 600 tortellini, dipende dalla grandezza alla quale li farete. Vi ho fatto vedere tutti e tre i formati, ma qua mi avevano chiesto di fare i tortelloni, quindi ho fatto molti più tortelloni, ne ho fatti circa 300 con metà della farcia. L'altra metà l'ho congelata, quindi poi basta scongelarla, fare l'impasto e ricominciare da capo. La cottura della pasta dipende dalla taglia del tortello. Se sono tortellini in brodo, 2-3 minuti sono pronti. Se sono tortelli più grandi o addirittura tortelloni, bisognerà assaggiare dopo 4-5 minuti e dipende anche dallo spessore a cui è stata tirata la pasta. Poi per il condimento sbizzarritevi, è buonissimo anche con burro e salvia perché il ripieno è veramente molto saporito. Provateci, è una soddisfazione enorme riuscire a farli e vi garantisco che nessuno si accorgerà che sono senza glutine perché sono assolutamente perfetti, che li facciate con questa miscela o che li facciate con una miscela di farine naturali. E se li rifate, fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!